Salve e benvenuto o benvenuta a questa ulteriore lezione sulla personalizzazione dell'app Service Desk in Power Apps, in cui andremo a vedere come personalizzare il foglio Excel, cioè la nostra origine dati. Prima di entrare nel foglio Excel e modificare quello che è possibile cambiare nei menu a tendina, quindi per personalizzare ulteriormente la nostra applicazione, andiamo a compiere alcune operazioni. Innanzitutto rinominiamo le nostre due applicazioni, nel senso che andremo a creare anche delle versioni in altre lingue e quindi a ciascuna nel suo nome inseriremo la lingua in cui è compilata. Quindi entriamo nella prima versione dell'applicazione per il tablet e l'iPad, posizioniamoci sui tre puntini, clicchiamo, scegliamo l'opzione modifica e entriamo nell'ambiente di modifica di Power Apps Studio, in questo caso semplicemente per cambiare il nome dell'applicazione, quindi senza andare a compiere nessun altro tipo di operazione. Quindi attendiamo un attimo che si apra l'ambiente di Power Apps Studio, eccolo, clicchiamo su Ignora, andiamo qui su Impostazioni e nel nome dell'applicazione scriviamo che questa è la versione in inglese. Versione in inglese. Salva. A questo punto qui mi dice che le modifiche sono state salvate ma non pubblicate. Comunque per sicurezza facciamo salva e quindi qui abbiamo fatto questo primo passaggio per la prima versione dell'app. Quindi torniamo a riaprire Power Apps da qui, torniamo indietro e apriamo la versione per lo smartphone e l'iPhone, tre puntini, modifica, entriamo anche in questo caso in Power Apps Studio e anche per la versione smartphone e iPhone andremo a dire che in questo caso si tratta della versione in inglese. Quindi anche qui andremo a modificare solo questo aspetto. Clicchiamo su Ignora, clicchiamo anche in questo caso su Impostazioni, clicchiamo sulla matita come prima, inglese e salva. Abbiamo salvato, salviamo anche qui, file, salva e quindi a questo punto abbiamo rinominato le nostre applicazioni. Come puoi notare, le applicazioni sono state correttamente rinominate in base alle operazioni che abbiamo appena compiuto e adesso andiamo a duplicarle, nel senso che faremo una copia sia della versione smartphone iPhone sia della versione tablet iPad e ci scriveremo accanto italiano, nel senso che andremo a fare tutta una serie di operazioni per personalizzare l'applicazione in italiano e che saranno valide per personalizzare l'applicazione in qualunque altra lingua. Facciamo innanzitutto la copia della versione smartphone iPhone, quindi ci posizioniamo sui tre puntini, clicchiamo, scegliamo modifica e entriamo come al solito nell'ambiente di sviluppo, quindi nell'ambiente di Power Apps Studio. E in questo caso andremo semplicemente a cliccare su File e poi Salva con nome per salvare una copia di questa versione dell'applicazione la cui interfaccia andremo poi a tradurre in italiano. Ovviamente lo stesso procedimento varrà per l'applicazione in qualsiasi altra lingua. Qui clicchiamo su Ignora e quindi clicchiamo su File, Salva con nome. Qui ci avverte del fatto che un'applicazione con questo nome esiste già e noi qui andiamo a scrivere italiano e clicchiamo su Salva. Sono iniziate le operazioni di salvataggio da parte di Power Apps che a questo punto ha salvato una copia della versione smartphone iPhone.
ripartiamo dalla lista delle nostre applicazioni e adesso andiamo a creare una copia della versione tablet iPad, quindi ci posizioniamo come prima qui sui puntini, clicchiamo su modifica, attendiamo che l'applicazione si apra nell'ambiente Power Apps Studio e anche adesso andremo a fare semplicemente file salva con nome per creare una copia di questa versione tablet iPad. Quindi attendiamo un momento che si apra. Non appena aperto, ecco, cliccheremo su ignora anche in questo caso e qui andremo a scrivere file salva con nome e scriviamo italiano. Salva. E quindi Power Apps ha creato anche la versione duplicata di questa seconda versione tablet iPad. A questo punto dobbiamo entrare nel nostro OneDrive for Business e apprendere il nostro file Excel che è l'origine dati delle applicazioni. E quindi clicchiamo su OneDrive, abbandoniamo per il momento Power Apps, entriamo nella cartella Power Apps, modelli e qui abbiamo la nostra fonte di origine dati, quindi un'unica cartellina perché l'altra l'avevamo cancellata e poi avevamo agganciato anche la versione smartphone iPhone a questa stessa origine dati, quindi a questo stesso file data.xlsx, quindi a questo file Excel che appunto costituisce la nostra origine dati. Torniamo indietro e andiamo a sistemare anche questa cosa, nel senso che Power Apps Office 365 ha generato automaticamente questa lunga stringa, andiamo a rinominare questa cartellina in maniera più ordinata e quindi qui a scrivere andiamo a rinomina e scriviamo che questa è la fonte dell'app Service Desk in inglese. Rinomina, manca la H, rinomina, e quindi questa è la fonte dell'app in inglese. Creiamo un'altra cartellina che poi sarà la fonte della versione dell'app in italiano e dove quindi andremo ad apportare le modifiche nei menu a tendina per facilitare l'inserimento dei dati nella nostra lingua. Quindi qui andiamo a dire copia dove? Dentro il nostro OneDrive, dentro la cartellina Power Apps, dentro modelli e a questo punto qui scriviamo copia qui. Ci ha creato una copia che adesso andremo a rinominare italiano. E anche la fonte della versione dell'applicazione in italiano è stata creata. Ora una cosa da fare è riagganciare le versioni dell'app sia smartphone iPhone che tablet iPad a questo nuovo nome della cartellina in inglese perché la stringa che era stata creata automaticamente è stata modificata, la cartellina è stata rinominata e quindi l'applicazione non trova più i dati, quindi dobbiamo andare a riagganciare tutte e due le versioni dell'app, sia smartphone iPhone che tablet iPad, al nome di questa nuova cartellina. Torniamo quindi in Power Apps per agganciare correttamente tutte e quattro le versioni dell'applicazione, due quelle in inglese alla cartellina Service Desk _ English e due alla cartellina, quella in italiano, Service Desk _ italiano. Quindi clicchiamo sui puntini, torniamo in Power Apps, una volta che si sarà aperta la schermata Power Apps clicchiamo su Apps
per tornare alla lista delle nostre applicazioni all'interno delle quali ora andremo a svolgere queste operazioni. Ti faccio notare che in qualunque momento potrai cambiare il nome dell'applicazione senza che questo comporti nessuna conseguenza sul suo corretto funzionamento. Quindi cominciamo dalle due applicazioni in inglese che andranno a pescare dal file Excel data, entrambe, all'interno della cartellina che non si chiama più con quella stringa lunga perché l'abbiamo rinominata, ma adesso si chiama Service Desk and Score English. Quindi cominciamo con la versione smartphone iPhone, clicchiamo sui puntini, modifica, entriamo all'interno del nostro ambiente Power Apps Studio, e una volta entrati dentro cliccheremo innanzitutto su ignora e andremo a fare le modifiche. Come puoi vedere salta subito all'occhio che l'applicazione è piena di errori, nel senso che non soltanto in questa schermata ma in tutte le altre risulterà che i campi non hanno più una origine dati, quindi non hanno più un punto di riferimento e quindi segnala in tutti i campi l'errore. Quindi andiamo a cliccare su visualizza origini dati e anche qui salta subito all'occhio che non ci sono più tutte le tabelle Excel, ciascuna corrispondente ad un foglio che c'erano prima con le icone blu, perché appunto la cartellina è stata rinominata e sono saltati i collegamenti. Quindi clicchiamo su aggiungi origine dati, andiamo dentro OneDrive for Business, cartellina Power Apps, cartellina modelli e scegliamo adesso la cartellina Service Desk and Score English. Clicchiamo sull'icona del file Excel e andiamo a selezionare tutte le tabelle di origine dati. Una volta selezionate tutte, cliccheremo su connetti e man mano che si aggiornerà gli errori scompariranno. Ecco, è stato tutto aggiornato, possiamo cliccare su chiudi e andare a cliccare su file, salva. Salvata l'app, vediamo che adesso abbiamo la possibilità anche di pubblicarla. Andiamo a pubblicarla, pubblica questa versione. Cosa vuol dire pubblicare una versione? Vuol dire pubblicare l'applicazione con le modifiche che abbiamo fatto con l'ultimo salvataggio, perché se domani andremo a fare altre modifiche, faremo un nuovo salvataggio e pubblicheremo la nuova versione, ci verrà conservata la versione precedente, di modo che per esempio se avessimo commesso degli errori potremmo recuperarla. A questo punto, supponendo che la nostra applicazione fosse stata salvata nella sua versione definitiva, potremmo anche andare a condividerla cliccando qui sul pulsante condividi con altri utenti del nostro gruppo e della nostra organizzazione Office 365 per far sì che i dipendenti aziendali possano utilizzarla. Quindi qui andiamo a digitare per esempio le iniziali del nome o del cognome di una persona e andiamo a cliccare sul display name di questa persona con cui questa persona è identificata all'interno di Office 365 e a questo punto abbiamo messo Cristina Bianchi, direttore vendita Italia, all'interno di questa applicazione, cioè come utente di questa applicazione. Ovviamente Cristina Bianchi avrà ricevuto un messaggio per email con il relativo link per collegarsi all'utilizzazione dell'applicazione. Per il momento cancelliamo l'utente, chiudiamo qui e torniamo a ripetere l'operazione che abbiamo appena svolto per le altre versioni. Quindi entriamo nella versione in inglese per il formato tablet iPad, quindi puntini, modifica e andiamo rapidamente a fare il collegamento giusto. Quindi anche in questo caso la dovremo collegare al file data dentro la cartella Service Desk and Score English. Quindi visualizza origine dati, anche qui non c'è più nessuna origine dati, aggiungi origine dati, OneDrive for Business, Power Apps, modelli,
Service Desk and Score English, clicchiamo sul file Excel e andiamo a mettere la spunta su tutte le tabelle di origine dati per poi cliccare su Connetti. Anche in questo caso gli errori spariranno, chiudiamo, File, salva e pubblica questa versione. Andiamo indietro. Adesso dobbiamo collegare le due versioni in italiano al file data, ma dentro l'altra cartellina, perché poi è all'interno di quella cartellina che in quel file Excel andremo a fare le personalizzazioni delle tendine, che poi vedremo nelle due versioni in italiano dell'applicazione. Quindi cominciamo dalla versione smartphone iPhone, puntini, modifica. Entriamo ancora nell'ambiente di sviluppo Power Apps Studio. Appena si apre clicchiamo su Ignora e chiudiamo la mascherina e anche in questo caso andremo a scegliere Visualizza, Origine dati, Aggiungi origine dati, OneDrive for Business, cartella Power Apps, cartella Modelli. Questa volta però sceglieremo Service Desk italiano. Clicchiamo sull'icona di Excel, andiamo a mettere le spunte su tutte le tabelle e clicchiamo su Connetti. Anche in questo caso gli errori spariranno. Chiudiamo, file, salva, pubblica questa versione. Ci manca l'ultima, torniamo indietro, quindi la versione in italiano per il formato tablet e iPad, puntini, modifica, rientriamo ancora nell'ambiente Power Apps Studio e compiamo per l'ultima volta questa operazione. Aspettiamo che si apra, clicchiamo su Ignora, torniamo qui in Visualizza, Origine dati, Aggiungi origine dati, OneDrive for Business, cartella Power Apps, cartella Modelli, cartella Service Desk and Score italiano, icona di Excel e andiamo a mettere le spunte su tutte le tabelle di origine dati e clicchiamo su Connetti. Aspettiamo che carichi l'origine dati, l'ha caricata, errori scomparsi, file, salva e pubblica questa versione. Torniamo alla lista delle applicazioni e a questo punto dobbiamo fare l'ultimo passaggio, cioè la personalizzazione di quello che è personalizzabile all'interno del file Excel all'interno della cartellina Service Desk and Score italiano, per far sì che poi l'applicazione possa essere più facilmente utilizzata in italiano, mettendo nelle tendine le voci nella nostra lingua o in un'altra lingua che vorrai per appunto poter utilizzare più comodamente l'applicazione. Quindi dobbiamo tornare in OneDrive for Business, Power Apps, Modelli, entriamo dentro la cartellina Service Desk and Score italiano e apriamo il file di Excel che in precedenza avevamo già visto, ora lo passeremo meglio in rassegna. Qui abbiamo la tabella ticket dove ci sono tutti i dati che abbiamo inserito, poi dopo li andremo a cancellare per fare delle prove di inserimento dati. Qui ci sono i tipi di ticket, questa è una parte che non va modificata perché a questa parte, a questa tabella di Excel sono legati poi degli script, dei codici all'interno della programmazione di questa applicazione. Ovviamente si potrebbero modificare anche questi, ma perché abbiamo detto che non è un corso
sul codice di Power Apps, non andremo a farlo, anche perché qui troviamo tutti i nomi che sono comodamente leggibili da chiunque in qualunque parte del mondo in inglese. Anche questi fanno parte della programmazione. Questo invece lo possiamo correggere, quindi il ticket in progress, cioè in corso, on hold, in attesa, e closed, il ticket chiuso. Quindi qui Excel online dentro OneDrive salva in automatico. Andiamo alla priorità del ticket. Qui potremo scrivere nella nostra lingua bassa, media, alta. Qui abbiamo i nomi di coloro che si dovranno occupare del ticket, e quindi qui potremo andare a mettere i nostri nomi: Mario, Carla, Giovanni, Riccardo, Cinzia, Roberto, e qui poi potremo continuare. Li troveremo ovviamente nell'applicazione tra le opzioni della tendina dell'inserimento dati. Elisa, Giuseppe. Lo stesso di qua per quanto riguarda invece le aree di intervento, che potrà essere un'area di intervento della città se l'applicazione venisse usata per un pronto intervento di riparazione guasti, che potrebbero essere i tavoli di un ristorante se l'applicazione venisse utilizzata all'interno di un ristorante. E qui magari diciamo che la nostra città è divisa in 3 parti, anzi in 4 parti: Roma Nord, supponendo che si tratti di un pronto intervento riparazione guasti, Roma Nord, Roma Sud, Roma Est e Roma Ovest. A questo punto possiamo chiudere il file di Excel, perché è stato salvato automaticamente dentro OneDrive da Office 365. Chiudiamo. E quindi qui adesso abbiamo apportato tutte le modifiche, e quando andremo ad aprire l'applicazione italiana per modificarne l'interfaccia, ovunque sia possibile modificarla senza stravolgere la programmazione, vedremo che adesso l'applicazione, le 2 versioni dell'applicazione in italiano, smartphone iPhone e tablet iPad, pescheranno da questa cartellina, dal file data dentro questa cartellina. Quindi nelle tendine di inserimento dati troveremo quelle personalizzazioni che abbiamo appena apportato.